Buongiorno Igor, come stai? Buongiorno. Bene, grazie. Tu? Bene, bene, grazie. Allora, prima di incominciare con le classiche introduzioni, vorrei spiegare il perché ti abbiamo chiesto un'intervista. Innanzitutto perché sei un uomo che cerca il senso e lo scopo nelle cose, che aiuta i propri interlocutori a non confondere il mezzo con il fine e che cerca anche sempre la ricerca di un senso metafisico. E noi come associazione ci siamo trovati, un'associazione di medici, ci siamo trovati in una situazione di emergenza gestita da protocolli e regole molto rigide e in questa situazione ci siamo ben presto resi conto che non era soltanto un problema eh, individuale, cioè di patologia individuale, ma è un problema che riguardava l'intera società, collettività. Ed è qui che è nata un po' l'esigenza di affrontare il problema in senso più ampio e facendo sì che nascesse il progetto Origini. All'interno di Ippocrate non ci sono soltanto medici, ma anche molti volontari che hanno competenze diverse e, e diciamo, il primo scopo di Origini è di aprirsi a un dialogo, di intervistare persone che hanno prospettive un po' diverse della realtà e che possono indurre alla riflessione. Igor è scrittore, studioso di teologia, filologo e anche storico della letteratura. Oggi ho qui con me il suo libro, il libro delle epoche, e la prima domanda riguarda proprio quello che ho avuto il piacere di leggere in questi ultimi giorni. Come fa una persona a rendersi conto di far parte dell'io collettivo e, in secondo luogo, a emanciparsi dall'io collettivo per diventare io individuale? Ecco, l'umanità ci sta pensando da circa 4.000 anni a quello che risulta da quello che hanno scritto. Forse in realtà anche da prima. Però da 4.000 anni, cioè Ulisse aveva già questo problema, per intenderci. Per non parlare poi di Gesù, oppure di Francesco d'Assisi, oppure di un sacco di altri. Come fare a non partecipare totalmente a quella che si chiama civiltà, al noi della civiltà. Il noi della civiltà è una specie di grosso organismo cannibale. È un gruppo, ma non è semplicemente un gruppo, è un organismo con i suoi bisogni, col suo metabolismo, con le sue leggi. Odia gli io singoli, individuali, perché danno fastidio. Si nutre degli io individuali perché così è grande, così è molto grande. Ehm, è un noi, è un noi diviso in tanti noi più piccoli. La coppia è già una parte, un noi della civiltà, la famiglia, la città, il quartiere anche, la città, il partito, la religione, la nazione, per certi perché ci crede la razza, il continente, un punto cardinale, l'Occidente o l'Oriente. Sono tutti quanti sottoinsiemi della civiltà, tutti quanti organi di questa specie di grosso animale che è la civiltà, in cui noi stiamo. Come si fa ad accorgersi di essere nella civiltà? Beh, c'è un test interessante. Basta che uno si fa o si fa fare la domanda che cosa ti piace davvero. Poi si misura il tempo che passa tra la domanda e la risposta. Io tutte le volte che, salvo rarissime eccezioni, che ho fatto questa domanda a qualcuno, e apparentemente innocua domanda, ho visto che c'è un intermezzo di tempo tra la domanda e la risposta. Dovrebbe essere la cosa più semplice del mondo, la cosa più importante per una persona è sapere cosa gli piace. E da quello dipende tutto. Se una persona fa solo quello che gli piace, diventa rapidamente miliardario, se gli interessa diventare miliardario. Se una persona fa quello che gli piace, sta con persone a cui vuole tantissimo bene, che gli piacciono tantissimo,
frequenta amici che gli piacciono. È bellissimo, quindi non deve sapere cosa gli piace. Però quando lo si chiede a qualcuno, di solito c'è un intervallo di tempo in cui la mente, più o meno conscia di quel qualcuno, dice cosa devo rispondere e cosa posso rispondere. Sono due cose molto diverse, tutte e due brutte. Cosa devo rispondere per non sembrare strano? Cosa posso rispondere? Cosa mi è permesso rispondere per non sembrare diverso? Diverso lo sono, ma non così tanto come sarei se rispondessi davvero. Poi se uno risponde davvero, di solito capita una catastrofe. Se uno, diciamo, se un normale quarantenne dice cosa chiede a se stesso, anche solo a se stesso, ma con urgenza, cosa mi piace, può darsi che il suo matrimonio duri una settimana, può darsi che si licenzi dopo un po'. Se non se lo chiede, appartiene a un noi della civiltà e sta lì tranquillo per tutta la vita, quasi tutta la vita. Di solito sul finale, che prima o poi arriva, una persona si chiede: ma la mia vita chi è che l'ha vissuta? Perché se io non so cosa mi piace, il mio io non ha mai avuto diritto di parola. È stato vissuto, non ha vissuto. Questo lo dice San Paolo, no? Quando ho imparato la legge, dice San Paolo, sono morto. Sono morto. La legge ha vissuto, io no. E la legge è grande, la legge è bella, è la legge che è il principio di coordinazione e di identità del popolo ebraico. La legge ha vissuto, ma io non ho vissuto. E adesso me ne accorgo. San Paolo è molto poetico in certi momenti. Ecco, è bene che questa piccola crisi, del fatto sto vivendo come mi piace, capiti un po' prima del finale. Tutti quanti parlano molto male, dopo Jung, dell'inconscio collettivo, delle forze oscure, indefinibili, magmatiche, mare profondo, in cui l'io può navigare o può perdersi. Ma quello che è veramente pericoloso è il conscio collettivo, quello che per gli altri è certezza, quello che per gli altri è evidente e indiscutibile e deve essere anche per te, altrimenti sei fuori. E uno può avere tutte le antiche paure paleolitiche di restare fuori dalla caverna quando arriva la notte e fuori Certo, la boscaglia è piena di animali feroci. quindi alla fine bisogna scegliere, la persona può scegliere se vivere una vita a pieno e sentire l'esclusione sociale oppure sentirsi incluso a livello sociale e vivere un po' una vita a metà. In teoria sì, può, in pratica no. In pratica no. In pratica questa scelta non si può porre perché non è nota. Non è nota. Ogni tanto se ne parla, però allora forma dei noi diversi. No? Mhm. Noi non siamo come loro. Ma questo fa comodo alla società. L'importante alla società, alla civiltà. La civiltà è importante che ci siano dei noi. Quello che la società non sopporta, che la civiltà non sopporta, è il singolo io. Quello non lo può ammettere. Ma ecco, la Divina Commedia non l'ha scritta un noi, l'ha scritta un io. Il Vangelo di Giovanni non l'ha scritto un noi, l'ha scritto un io. Il noi, la Divina Commedia e il Vangelo di Giovanni, non li capisce neanche. Per capirli uno deve uscire fuori dal noi e diventare un po' io, altrimenti non li capisce. Figurarsi per scrivere. Il noi purtroppo è stupido, molto stupido, ma è comodo essere stupidi. Se una persona è stupido, ragiona tranquillamente, basta che conosca le regole, ma non pensa. E cos'è, Igor, il fenomeno della speciazione? Ah, la spiegazione è una via di uscita che a un certo punto si pone, molto drammatica, molto drammatica. E viene dalla botanica, cioè dalla biologia l'idea. Secondo Darwin,
tutte le specie, come tutti sanno, si formano l'una dall'altra. C'è il famoso albero di Darwin, no? Tutte le ramificazioni. Però Darwin dice, non preoccupatevi, perché una specie per formarsi ci mette 400.000 anni. Per cui voi non assisterete all'apparire di una specie nuova, è escluso. E questo ha rassicurato nel darwinismo. Nel primo Novecento si è visto in biologia che si formavano delle specie nuove nel giro di 2 generazioni. Una lucertola poteva diventare da vegetariana a carnivora nel giro di 2 generazioni. Passare da vegetariano a carnivoro per una lucertola vuol dire cambiare tutto quanto l'apparato metabolico. E si forma una specie diversa che non si riproduce più con la lucertola precedente. 2 specie così. In biologia c'è un dibattito acerrimo su questa roba. I darwinisti e i neodarwiniani dicono non è vero, non è vero, non è vero. Questi qua invece, gli speciazionisti rapidi, dicono no, è vero. E discutono, discutono così, no? Nessuno vuol mollare il suo osso. Nella cultura avviene invece. Avviene spesso, non solo avviene spesso, ma per quello che riguarda la civiltà occidentale, tutti i testi sacri della civiltà occidentale, Bibbia, Evangeli e anche Corano, no, Corano meno, però Islam sì, sono tutte storie di speciazione. Gli ebrei sono nella specie egiziana, a un certo punto si speciano e diventano ebrei. Prima sono egizi. Nell'Esodo non c'è mai la parola ebreo, non esiste la parola ebreo, perché non esisteva ancora. Questi qua si allontanano dalla loro specie madre e diventano una specie figlia, diversa, che non si intende più con la specie madre. Noè ha fatto una speciazione, Abramo ha fatto una speciazione, Gesù ha tentato di fare una speciazione, non ci è riuscito, San Paolo ci è riuscito, dopo. E avviene in continuazione. L'ultima volta che è avvenuta in Italia è stata all'inizio del Novecento, quando a un certo punto 1/3 degli italiani, 1/3, nessuno ci fa caso ma le cifre sono enormi, 1/3 è emigrato. Verso dove? Non lo sapevano. Nessuno di loro sapeva l'inglese. Non c'erano foto sui giornali perché non potevano neanche aver visto la fotografia delle Americhe. Partivano verso non si sa dove, come sempre avviene nelle speciazioni, si parte verso non si sa dove, e nel giro di 20 anni si è formata la specie culturale nuova degli italo-americani, oppure dei russo-americani, oppure degli ungaro-americani, o dei tedesco-americani. Tante specie culturali nuove che non erano americani, erano italiani, non erano ungheresi, non erano ebrei. E quella specie è andata molto bene. C'è i 2 lati terribili della speciazione sono, prima cosa, quando comincia un periodo di speciazione, dura poco, 10 anni, 15 anni. Partire per l'America prima di questo periodo significava perdersi. Partire nel 1880 per l'America dall'Italia non si poteva, costava troppo caro tra l'altro. Dal 1890 i prezzi erano buoni, tutto era favorevole. L'America aveva aperto le frontiere sia del sud sia del nord. Fino al 1915, lì è finita. Se uno partiva nel 1920 non lo prendeva più, perché l'America aveva chiuso le frontiere. E uno dice, ma ho visto che mio zio in America se la sta passando, partono che no, è troppo tardi. Questa è la prima cosa drammatica. Se si tratta di cambiare, cambia, perché poi non potrai più. Esempio di speciazione non funzionale, disfunzionale, il 68. Il 68 ha tentato di formare una specie figlia e non ci è riuscito. Il ramo che si è formato si è seccato subito, è stato inutile ed è rientrato. Non era il momento.
Seconda cosa drammatica della speciazione, quando si forma la specie figlia e va tutto abbastanza bene, nella maggior parte dei casi la specie figlia prospera a lungo, sta bene, e la specie madre comincia a stare male. Per esempio, gli italoamericani, grosso modo, si sono trovati bene nel XX secolo. Gli italiani, nel XX secolo, hanno avuto il periodo più brutto della loro storia. Tutte le disgrazie le hanno avute nel XX secolo, dopo l'altro. Quelli che non sono partiti. Noi adesso siamo in un periodo di speciazione. Stavo proprio per fare questa domanda. Sì, siamo in un periodo di speciazione. È cominciato qualche anno fa e si riconosce facilmente chi può, diciamo, speciarsi, chi si sta speciando e chi no. Allora, la caratteristica principale di una persona che si sta speciando, che sta diventando specie madre, è che non è affidabile, che è incoerente, che non sa dove va, che non ha le idee chiare. Se in un periodo di speciazione una persona ha delle certezze, è specie madre. È specie madre. Quindi che io sia pro o contro una determinata cosa, con le idee chiare e ben deciso, vuol dire che sono specie madre, che non sto cercando niente di nuovo. Sto solo occupando una posizione all'interno della mia civiltà. Un noi pro o un noi contro. Quello che se ne va, che va a cercare altre cose, non ne capisce niente, perché non gli interessa, perché dice, è roba vecchia, vorrei capirne di più, ma non mi concentro, perché so che c'è qualcosa di molto più interessante altrove. Naturalmente è antipatico, antipaticissimo la specie madre. Questa cosa qui c'è in una canzone famosa in Italia e in una poesia di Montale, tutte e due interessanti. La canzone famosa è Mamma mia, dammi 100 lire, che in America voglio andare. La figlia dice alla mamma. E la mamma dice 100 lire io te le do, ma in America no, no, no. Visto dal punto di vista biologico, uno dice, ma questo qui chi era questo? Era un biologo che era scritto questa cosa. Perché c'è la figlia che dice alla madre mi allontano da te. E la madre che dice no, tutto meno che tu ti allontani. Nella poesia di Montale, mi sembra non chiederci la parola, qualcosa del genere, del 25 mi ricordo, dice noi una sola cosa possiamo sapere, quello che non siamo è quello che non vogliamo, però non possiamo dire di più. Ecco, questo è il classico slogan da momento di speciazione. Ci vuole un gran coraggio, ma se funziona, si va a stare molto bene. Se non si parte, dopo si sta male. Qualcosa, leggendo i giornali, mi suona come una conferma di questa cosa qui, o sentendo i notiziari. Io ho incontrato ultimamente molte persone che sentono questo bisogno di cambiamento e sono animate da un'energia diversa, sono più, come dire, vibranti, sento che sono spinte a costruire qualcosa di nuovo, ma anche loro non sono perfettamente consapevoli di cosa. Quindi è un fenomeno che ho osservato anche io. Sì, si può dire, quelli che partono sono i delusi, Sì. che sono i creativi. Di solito un deluso è creativo. Chi è contento di quello che c'è non crea. Chi è deluso ha bisogno di qualcos'altro e crea. È una vecchia regola. Ah, non l'ho mai vista in questo modo. Dante è Interessante. sempre arrabbiato. Dante è sempre... Non gli piace niente a Dante. Tolstoi è sempre arrabbiato. Dostoevsky, come persona gentile, affettuoso, simpatico, affabile, così, però sotto sotto dice... Però un po' Non mi... depresso anche lui. Sì, ogni tanto l'ho ripreso. Però doveva per forza essere ottimista perché aveva pochi soldi. Certo.
quindi non poteva permettersi il lusso di essere depresso, se no moriva di fame. Io ti faccio un'ultima domanda, Igor. Secondo te è possibile vivere e crescere all'interno di un sistema composto da io individuali? Fino adesso non è mai avvenuto questo caso, mai avvenuto. Ha tentato Robin Hood con gli allegri compagni della foresta. Ha tentato, gli è andata benino. Ha tentato Gesù e gli è andata malissimo. Malissimo. Dopo 2 anni di carriera, guai con la legge, condanna a morte, tradimento dei suoi. Poi sì, poi si è formato però un altro noi cristiano. Gesù non aveva in mente un altro noi. Gesù non dice mai noi, dice io. Chi non è con me è contro di me. Non dice mai chi non è con noi è contro di noi. Invece i cristiani dicevano noi sì, loro no. Io sono convinto che si possa, che si potrebbe anche l'anno prossimo, ad avere delle buone idee. Io non ho ancora avuto quelle idee lì, però magari dormendo un po' di più, frequentando persone a cui affezionarsi, probabilmente le idee arrivano. Non perdo questa speranza. Altri non l'hanno persa nelle generazioni precedenti. Dicevo, sono almeno 4.000 anni che si parla di questa roba. Anche Akhenaton parlava di questo, quel faraone eretico nel 1200 a.C. E l'hanno fatto fuori anche lui. Poi Shiva ancora prima. Shiva è quello che dice, no, chiese, io, templi, ma vai, ma neanche per idea. Se vuoi seguirmi, dice una bellissima cosa Shiva, che è il cugino ricco di Gesù praticamente, il cugino fortunato di Gesù. Dice, dunque, la mia religione, dice Shiva, è fatta così. Se tu stai dietro a me, nel giro di un po' di tempo tu diventi me. Non siamo un noi, è un io solo. Cioè tu diventi Shiva. Come io sono Shiva, tu diventi Shiva. Diventi me e io divento te. C'è anche nei Vangeli questo, però l'importante dice che segui certe regole. Le regole sono complicatissime, sono una serie di esercizi spirituali, tantrici, questo, tra cui incluso il muggito rituale, bisogna muggire ogni tanto, bisogna evitare di mangiare questo, evitare di quest'altro, stare attenti alle... Oppure c'è una regola sola, se segui questa, la via automatica, devi perdere l'orgoglio. Se tu perdi l'orgoglio, tutte le altre ti sono scontate. E se uno ti tratta male, pensa, è una fortuna. Perché lui, loro in India sono i punti, no? C'è il punteggio. Cioè uno durante la vita accumula punti per la reincarnazione successiva, no? È un'idea buffa. Però fa una buona azione, 10 punti, un'altra buona azione sono 20 punti. No? Alla fine una migliaia di punti e si aspetta che la reincarnazione successiva sia molto bella. Ecco, se qualcuno ti tratta male, il tuo orgoglio ti fa ribellare a questa cosa. No, perché se sei con me, qualcuno ti tratta male, sai cosa succede? Che lui perde tutti i suoi punti e li guadagni tutti tu. Shiva è uno degli dei più divertenti che ci siano, c'è un senso d'umorismo eccezionale, eccezionale. Ha dei bellissimi testi sacri, tra l'altro, bellissimi, bellissimi, bellissimi. Tutti quanti basati sul desiderio, sulla gioia, sul tenersi sull'avere sospetto nei riguardi delle parole, per esempio. Attenzione a non fidarti delle parole, perché le parole ti chiudono. Le parole sono della civiltà. Tu, quando pensi, non hai parole in testa. C'è tutto un mondo meraviglioso. Bisognerebbe imparare a esprimersi e a comunicare senza usare troppe parole, quindi. Sì, oppure usando parole artistiche. Ecco, questa è una cosa che ho già sentito che è bellissima. Cosa intendi quando parli di parole artistiche, esattamente? Eh,
che uno sta dicendo delle frasi, ma non sono frasi da prendere sul serio immediatamente. C'era una volta un bambino in una città ai confini della Cina, tra i confini della Persia. Questo bambino si chiamava Ladino, no? Era orfano di padre e un giorno uno zio arriva, lo porta fuori città, lo fa entrare. Questo che ho detto non è vero, non c'è mai stato quel bambino lì. Però mentre lo dicevo, nell'anima, nella mente, negli sentimenti, si mette in moto tutto un processo che si chiama arte. Arte letteralmente è una parola che vuol dire portar via, portare da qualche altra parte. Ecco, le parole che portano da qualche altra parte non sono semplici parole. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ma non è mica vero, non è vero questo. È che nel mezzo del cammino di nostra vita, cioè in pieno possesso delle mie facoltà mentali, vuol dire questo in Dante, mi sono accorto di essere in una foresta, in un labirinto. Mi sono accorto che la diritta via l'avevo smarrita da un sacco di tempo. Quando? Ma non quando, è una cosa che capita a tutti i momenti. Tutte le volte che, ecco, questo qui è il linguaggio artistico. Ha un sistema spaziale e temporale un po' diverso dal linguaggio che stiamo usando noi adesso, però i bambini ce l'hanno. I bambini, per esempio, hanno questo modo di dire facciamo che io ero. Diciamo che io ero un dottore, diciamo che tu eri la paziente. Ecco, e questo qui è il linguaggio artistico, il gioco è il linguaggio artistico. C'è un poeta tedesco simpatico, Schiller, che dice l'uomo è uomo solo quando gioca, altrimenti è una bestia. E in tedesco giocare vuol dire anche recitare o suonare. No? Se l'uomo non fa arte è una bestiola, antipatica tra l'altro. Un Che si uomo prende troppo solo. sul serio. Forse. Sì, nessun cinghiale si prende così sul serio come un uomo. È vero. Il cinghiale dà molta importanza a se stesso, però mai quanto un uomo. Bene, Igor, io ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi e mi piacerebbe organizzare con te, se me lo permetti, se ne hai piacere, un seminario aperto al pubblico in cui possono porti delle domande e secondo me il tema potrebbe essere proprio come riusciamo a vivere all'interno di un sistema come io individuali. E, È il seminario più difficile che esista al mondo, però ci si può pensare, ci si può pensare. sì, è un po' una sfida, ma possiamo provarci. Non ho mai osato pensarci, adesso sono ormai coinvolto da questo invito a cui non posso rispondere di no. Grazie, grazie mille. Grazie, a presto. A presto allora. Ciao. A presto.